0, 1, 2, ogni volta che devi acquistare la farina dai i numeri come se stessi giocando alla lotteria? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito e la pillola di benessere di oggi riguarda la farina. Ti consiglio di guardare il video fino alla fine se vuoi scoprire gli effetti sul nostro corpo delle farine, raffinate e non. Inoltre, se hai piacere, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! La farina bianca 00, quella raffinata, la più diffusa al mondo, si ottiene attraverso la macinazione industriale del chicco di grano, che comporta l'eliminazione del germe, ovvero il cuore nutritivo del chicco, e della crusca, che è la parte più esterna particolarmente ricca di fibre. Tutto questo porta ad un impoverimento della materia prima. Da questa macinazione si ottiene infatti una farina raffinata che si mantiene a lungo ma risulta terribilmente depauperata e ricchissima di zuccheri, quasi completamente priva di sostanze nutritive. Se stai guardando questo video immagino che ti starai chiedendo: esistono dei rischi per il nostro corpo se decidiamo di assumere questa sostanza? Te lo dico tra pochissimo. Nel frattempo posso accennarti che tutti i prodotti raffinati, zucchero bianco incluso, subiscono sempre gli stessi impoverimenti di sostanze nutritive. Ho parlato dello zucchero e delle sue alternative naturali migliori nel video che ti lascio qui sopra. Ora vediamo insieme quali possono essere i rischi del consumo eccessivo di farina bianca. Più una persona assume prodotti raffinati, più insulina deve essere prodotta dall'organismo. L'insulina favorisce il deposito di grasso, il passaggio ad un rapido aumento di peso e di trigliceridi elevati. Tutto questo può portare a malattie cardiache. Nel frattempo, il pancreas diventa così carico di lavoro che la produzione di insulina, ovvero l'ormone che ha il compito di regolare il livello di glucosio nell'organismo, si blocca. Questo genera una delle malattie più subdole e pericolose dell'ultimo secolo, il diabete. Esistono due tipi di diabete, ma non è la puntata adatta per parlarne. Ci basta sapere che uno dei rischi in cui si incorre con un eccessivo consumo di farine raffinate è questa brutta problematica. Ci sono bambini che nascono già diabetici negli Stati Uniti d'America a causa degli errori alimentari dei loro genitori e in Italia la percentuale di celiachia e intolleranza al glutine cresce ogni anno del 10%. La farina di grano raffinata è il combustibile che alimenta le infezioni e gli alti livelli di zucchero nel sangue, creando un terreno fertile per batteri dannosi ed un conseguente indebolimento del sistema immunitario. Un consumo eccessivo di prodotti realizzati con farina bianca, così come di zuccheri, può causare anche episodi di candidosi nelle donne, fattore da non sottovalutare. Non è ancora finita. Gli zuccheri semplici e i carboidrati raffinati richiedono poco metabolismo ed entrano nel flusso sanguigno rapidamente. Il pancreas a questo punto si trova rintronato dall'improvviso aumento di zuccheri. Il risultato di tutto questo è una forte diminuzione della glicemia, solitamente entro un'ora, e una conseguente sensazione di confusione mentale, debolezza e falso sentore di fame. Come se non bastasse, come detto prima, questo fa in modo che lo zucchero causi l'aumento di peso. Non solo a causa del suo innaturale contenuto calorico, ma in realtà perché altera proprio il metabolismo. Che cosa significa tutto ciò? Se due gruppi di persone sono alimentate con lo stesso numero esatto di calorie, ma un gruppo prende le sue calorie dallo zucchero e da prodotti raffinati, mentre l'altro gruppo consuma le calorie sotto forma di cereali integrali, frutta e verdura, il primo gruppo aumenta di peso, mentre l'altro no. Questa constatazione arriva da svariati studi pubblicati da ricerche americane, ma se ne possono trovare molti altri simili. Abbiamo visto insieme dunque gli effetti nefasti delle farine raffinate.
Scegliere una farina o un qualunque preparato a base di farina, dal pane alla pasta fino ai biscotti, è diventato però un compito estremamente difficile, visto che nelle corsie dei supermercati si trovano le indicazioni farina integrale, semi-integrale, farina di tipo 2 e chi più ne ha più ne metta. Proviamo a fare quindi un po' di chiarezza e capire quali di queste sono più salutari di altre. Esistono 5 tipi di farina di grano tenero che si differenziano per la quantità di crusca rimasta dopo la macinazione. Farina tipo 00 o farina bianca, come detto, è la più raffinata e ha uno scarto del 50%, ovvero da 100 kg di grano si ottengono 50 kg di farina. Farina tipo 0, qui lo scarto è del 28%, significa che rispetto alla farina bianca ha un 22% in più di crusca e germe, le parti più ricche di nutrienti. Farina tipo 1, dove lo scarto scende al 20%, forse proprio per la differenza non molto significativa con la 0, è poco diffusa in commercio. Farina tipo 2 si scarta solamente il 15% più esterno del chicco per ottenere una farina molto versatile che può essere sostituita nelle stesse dosi alla farina 00 in quasi tutte le ricette. Farina integrale ottenuta dal chicco macinato per intero con una resa del 100%, ovvero da 100 kg di grano si ottengono 100 kg di farina. Oltre alla farina c'è poi la semola, il nome che viene dato al prodotto della macinazione del grano duro. Le semole hanno una classificazione diversa rispetto alla farina. Vediamo insieme la tipologia di semole presenti. Semola integrale, quando il chicco viene macinato per intero. Semola integrale rimacinata, che si ottiene a partire dalla semola integrale con un secondo passaggio nella macina. Semola che ha uno scarto del 36-40% e semola rimacinata, chiamata anche farina di grano duro, che si ottiene a partire dalla semola con un secondo passaggio nella macina. Quali tra queste farine o semole possono danneggiare meno la nostra salute? Sicuramente quelle integrali sono le più pure. Soltanto le vere farine integrali conservano intatte alcune delle preziose proprietà nutrizionali del cereale. Hanno un minor indice glicemico, possiedono più proteine, minerali e meno amido. Peccato che non sempre i prodotti definiti integrali lo siano davvero. È consentito infatti etichettare come integrale anche un prodotto realizzato con farina raffinata a cui è stata aggiunta successivamente della crusca o del cruschello. Il motivo principale per cui i produttori scelgono di utilizzare queste false farine integrali è che le farine davvero integrali si conservano per un tempo decisamente minore rispetto a quelle raffinate. La conseguenza di tutto ciò è che in commercio troviamo prodotti da forno integrali con un contenuto di fibra estremamente variabile, dal 2,5 dei preparati con farine raffinati e aggiunta di crusca all'11% dei veri prodotti integrali. Come ci si può difendere da questo? Semplicemente leggendo con molta attenzione l'etichetta dei prodotti o della farina che si vuole acquistare. Ho realizzato un video su come comprendere meglio un'etichetta alimentare. Ti consiglio davvero di guardarlo, te lo lascio qui sopra. L'ingrediente base deve essere solamente farina di grano tenero integrale o farina di frumento integrale e non farina bianca più crusca o cruschello. La scelta migliore è senza dubbio quella di acquistare farine integrali non solo biologiche, ma anche macinate a pietra. Se possibile prodotte da piccoli agricoltori locali. La data di scadenza sarà più ravvicinata, ma la farina sarà certamente di ottima qualità. Lo stesso discorso vale per il pane. Il vero pane integrale è facile riconoscerlo, ha un colore scuro omogeneo, occhio solamente che non sia colorato con il caramello. Quello ottenuto da farina e crusca raffinate invece è dorato all'esterno e bianco all'interno, con dei puntini marrone scuro dati dalla crusca. Infine, meglio prediligere il pane lievitato con lievito madre. In conclusione, cosa possiamo aspettarci da una vera farina? Hai mai sentito la differenza fra carboidrati vuoti e carboidrati pieni?
Quelli vuoti sono carboidrati che non portano con sé nutrienti e l'esempio più lampante è proprio la farina 00. Da una farina dovremmo invece aspettarci carboidrati pieni, ovvero accompagnati da fibre, vitamine e sali minerali. Se si è deciso di ridurre i carboidrati dalla propria tabella alimentare, magari per perdere peso, può essere utile iniziare a convertire questi carboidrati passando da farina bianca a farina integrale. Le differenze che noterai su di te saranno abissali, così come fu per mio padre quando affrontò il percorso che lo portò a perdere 18 kg in 4 mesi. Sono presenti i video raccolti nella playlist che puoi trovare sul canale. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Se ti è piaciuto questo video lascia un bel like qui sotto, condividendolo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Un saluto dal tuo Alberto Zippo e ci vediamo al prossimo video.